Ne abbiamo visti tanti di fail, di scuse, ma c'è una questione particolare che mi piacerebbe raccontare, che è la questione che vede implicato Elon Musk, da un lato, che prende un sacco di legnate, ma proprio un sacco di legnate, da Halli, Haraldur Thorleifsson. E ci sono un po' di cose particolari, qui non è solo uno scuse fatte male, ma vi anticipo che sono scuse fatte malissimo, scuse pessime, mettiamola così. Qui ci sono altre cose, ed è il tipico caso che fa scaldare il cuore degli avvocati che si occupano di diritti dei lavoratori. Io sono Matteo Flora, mi occupo di comunicazione di crisi per lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, parte tutto questo parte come al solito da una cosa semplice, da una cosa quasi banale. Siamo su Twitter e l'account Halli cita direttamente Elon Musk. Perché lo cita? Perché sono 9 giorni che gli hanno tagliato l'accesso al computer di lavoro insieme ad altri 200 dipendenti e la HR, cioè l'ufficio del personale di Twitter, non sembra essere in grado di capire o di volergli dire se è un dipendente ancora o meno, cioè se l'hanno licenziato o meno. Ali è molto educato e dice: ciao Elon Musk, 9 giorni fa mi hanno tagliato l'accesso al computer, HR non sa rispondermi, mi dici cortesemente se sono ancora un dipendente di Twitter o no? Elon Musk inizia una diatriba. Inizia chiedendo che tipo di lavoro ha fatto, al che Halli dice: ma veramente ho un patto di confidenzialità, però se tu mi dici che io posso parlarne tranquillamente, no problem. Elon Musk dice: sì, approvato, vai, e racconta che cosa ha fatto di lavoro. L'escalation da lì sale un po' con Elon Musk che inizia, Halli sembra che faccia un lavoro di coordinamento sulla parte di design eccetera, è un manager di persone, non di codice, e come sempre tutti quelli che non fanno codice ma fanno management di persone per Elon Musk sono totalmente inutili. Vedremo poi che in realtà probabilmente non è così nemmeno in questo caso, però non importa, andiamo avanti. Tutto procede fino a che proprio non lo prende in giro palesemente. Quando un po' degli utenti che lo seguono iniziano a dire: ma guarda, non è proprio carino il comportamento che stai tenendo. Addirittura uno di quella decina di utenti di Twitter con cui Elon parla frequentemente, Shibetoshi Nakamoto, non penso che sia una buona idea per andare addosso a un tuo dipendente così in pubblico. E Elon mette in un tweet che poi cancella: he's the worst, è il peggiore. Già, perché è il peggiore? Perché a quanto pare Halli, secondo Elon Musk, finge di essere disabile per lavorare il minimo possibile, non lavora quasi mai, non solo, ma dice di non poter usare le mani per scrivere e poi si lancia in selve di tweet uno dietro l'altro. La cosa divertente è vedere tutto il seguito di Elon Musk che ovviamente dà addosso a questa persona: ecco perché eccetera. Quando la gente gli dice che forse non è il caso eccetera, tira fuori anche un'altra delle cose carine che ci serviranno più avanti per questo racconto, che è il fatto di dire he is independently wealthy, cioè è ricco di famiglia. E comunque è ricco di famiglia, non c'è bisogno di preoccuparsi di lui, è qua solo per. E fin qui più o meno tutto bene. Halli continua, prova a spiegare un secondo che ha una malattia neurodegenerativa, in realtà neurodegenerativa sì credo, abbastanza importante. Elon Musk non sembra minimamente prendere in nota la cosa, si fida semplicemente di quello che gli hanno detto più o meno e continua a proporre la sua visione. La sua visione dei fatti: lui è ricco e non ha bisogno di lavorare, non faceva niente all'interno della società e sì, l'ha licenziato. Peccato che Halli non è proprio una persona, diciamo così, qualunque. Partiamo dal nome. Halli è Haraldur Thorleifsson. Haraldur Thorleifsson, islandese, come potete immaginare, figlio di, tra l'altro credo che sia Thorlein, il son è il patronimico in genere. Ora,
è una persona un po' particolare. Non è ricco di famiglia, è ricco per un motivo molto preciso, perché qualche anno prima ha venduto la sua design agency, Uneco, a Twitter. L'ha creata da zero, è diventata una design firm molto molto famosa, e Twitter l'ha comprata, comprando anche i suoi servigi per gestire direttamente il team di design interno. Non solo, allora è un po' particolare perché oltre a essere stato ordine del Falcone, oltre a essere insignito l'equivalente del cavalierato in Islanda, è stato insignito di questa cosa per un paio di cose. Il primo è perché ha la distrofia muscolare, ok? Sta progressivamente diventando immobile, adesso è sulla sedia a rotelle. Mano a mano che la sua malattia degenerava e stava sempre peggio, ha iniziato a capire che nella sua Islanda, a cui come vedremo è molto molto legato, mancavano le rampe, e quindi ha iniziato a mettere 100 rampe in solo Reykjavik, per poi spostarsi e installare circa 1500 rampe per disabili in tutta l'Islanda, con i premi di un po' di Human Rights Watch, eccetera eccetera. Non solo, vediamo se riesco a trovarlo. È stato insignito delle onorificenze come persona dell'anno perché ha deciso di prendere i soldi da Twitter in modo un po' particolare. Invece che prenderli come capital gain, cioè vendere le azioni e prendere in un unico botto i soldi e pagare il 22% delle tasse, ha chiesto a Twitter di poter essere assunto da Twitter e che il pagamento venisse dilazionato come un normale stipendio. Questo perché? Per pagare il 46% di tasse all'Islanda, paese a cui lui dice di dovere tutto. Tra l'altro non dobbiamo nemmeno fidarci di lui, perché in Islanda le dichiarazioni dei redditi e i pagamenti soprattutto di tasse sono pubblici, esiste un registro pubblico e ci sono articoli che raccontano come sia la seconda persona che ha, seconda o terza, in realtà è la prima persona che ha pagato più tasse in Reykjavik, la capitale, e lo ha fatto per scelta, lo dice. Avrebbe potuto pagare il 22% di income tax in un'unica parte, ha deciso di pagare il 46% in Islanda per essere per dare più tasse, perché in altro modo non poteva. Quindi, indipendentemente da cosa fa in Twitter, il problema è che già il fatto di lavorare in Twitter è un di più. Poteva benissimo prendere semplicemente i proventi di quella vendita. Non solo, come spesso accade, molto probabilmente Elon Musk ha guardato due cose, ha guardato cosa prendeva, ha chiesto da dove arrivava e l'ha chiuso, ma non parlando con i legali, se no avrebbe scoperto che, come in quasi tutte le cessioni di questo tipo, calcolate che non c'è una cifra esatta, ma si parla di un'acquisizione intorno ai $100 milioni, qualora tu lo licenzi, questi soldi glieli devi dare immediatamente e sull'unghia, perché non sono un pagamento, non è una sorta di pagamento che è fatto no, è semplicemente il pagamento che avresti dovuto dargli, che semplicemente riprende in tranche per una serie di anni. E quindi Elon Musk si sarebbe dovuto trovare a pagare sull'unghia probabilmente il rimanente decine di milioni di euro, con una penale magari, perché è possibile che in un contratto del genere tu metta una penale. In un momento di taglio dei costi, invece che pagare 1 milione, tiro a caso, 1 milione all'anno al dipendente, gliene devi pagare 100 sull'unghia. Non solo, dobbiamo anche capire che Elon Musk, come datore di lavoro, ha detto pubblicamente, ha raccontato pubblicamente le informazioni riservate sullo stato di salute di un dipendente. Oltre a denigrarlo, eccetera, lasciate perdere un secondo il denigrarlo, anche solo il fatto di raccontare pubblicamente tutto questo. Devono essere arrivati i legali interni, perché Elon Musk si scusa con le peggiori scuse
che forse mai vedrete. Ma perché peggiori scuse? Perché sono palesemente scritte da un avvocato. Quali sono le scuse? Beh, le scuse sono queste. Vorrei scusarmi con Alli per il mio misunderstanding della situazione, per aver capito male, non per averlo insultato, aver ripetutamente detto che non vale nulla, non per aver divulgato il suo stato di salute, per aver messo in discussione il fatto che fosse davvero disabile, averlo accusato di frodare la società facendo finta di essere disabile e noi non poter scrivere. No, per il misunderstanding. Non solo, ma mica è colpa sua, era basato su cose che mi hanno detto e che non erano vere, e in altri casi cose che erano vere ma non di significato. Cioè, scusami se ho capito male, ma non è colpa mia, mi hanno detto delle cose sbagliate, ok? E is considering remaining at Twitter. Sta effettivamente considerando l'ipotesi di rimanere in Twitter. Già, perché se no dovresti pagare veramente tutto in un'unica somma. Volete rivederlo come davvero andrebbe letto? Le risorse umane o gli avvocati mi hanno detto di scusarmi con Alli perché ho sbagliato. È stato immaturo e Alli sta considerando di non farci causa e andare avanti così. Che dire, forse un minimo di people management serviva, cioè un minimo di qualcosa che gestisce persone e che non le lasci gestire a Elon Musk probabilmente serve. Credo che sia il motivo per cui ho preso un amministratore delegato in una delle società in cui non gestisco io persone. Stesso problema. Se è vero quello che si dice da un punto di vista di neurodiversità abbiamo molto in comune, capisco che possa diventare difficile parlare alle persone, capisco il raptus in cui ti incazzi con la persona. Non lo capisco quando sei a guida di un'azienda e in questo caso hai una società che hai acquistato e che in questo caso stai massacrando, anche pubblicamente. C'è un'ultima parte che fa molto ridere dal mio punto di vista, come in realtà dice nel commento prima, come introduce il commento di scuse. Basandomi sul commento di uno di questi dei suoi interni, coglie la scusa di uno del team interno che dice guarda che forse ti sei sbagliato con Alli, è una persona iperattiva, è un capo buono, cioè è un capo in gamba, eccetera eccetera, e dice basandomi sul tuo commento ho fatto una video call con Alli per capire cosa era vero e cosa no di quello che mi hanno detto. È una storia lunga. Meglio parlare con le persone che non comunicare via Twitter. Già, perché la piattaforma che ti hanno fatto comprare dopo che hai fatto finta di fare un'offerta e non hai più potuto ritirarlo e che hai pagato 40 e passa miliardi, in effetti non è il posto giusto per parlare. È un ottimo pitch per vendere questa cosa a possibili investitori, no? Tutto qui. Vi ricordo che potete iscrivervi se vi piace analizzare un po' di queste cose, compresa ad esempio i fail di una serie di attività di PR finite male. Ce ne sono un po' nel canale, se volete andare a vedere. C'è il gruppo in cui chiacchieriamo di cose tutto il giorno legate a questo e a tant'altro cose nel mondo IT, e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.